È il 1986 e ciò che stai per osservare non è intrattenimento nel senso comune del termine. È violenza allo stato puro. Alcune cose, si dice, non dovrebbero mai essere viste da occhi umani. E forse è vero. Ma esiste una categoria ristretta di spettatori, una minoranza consapevole, che possiede un'intuizione profonda della depravazione umana. Coloro che sanno cosa l'uomo sarebbe disposto a fare se solo fosse certo di poterlo fare senza conseguenze. È a questa oscura confraternita che si rivolge Violence Jack, a chi non distoglie lo sguardo, a chi prova un oscuro e scomodo bisogno di giustizia assoluta, inflitta senza pietà a uomini irrimediabilmente corrotti. Per loro, e forse anche per noi, non può esistere arte più sincera della violenza. Violence Jack nasce dalla mente di Go Nagai, maestro indiscusso del manga, creatore di Devilman e Mazinger Z e di opere che hanno ridefinito il medium stesso. Questa è la matrice primordiale da cui germoglieranno titoli come Kenny il guerriero. Ma che sia chiaro, questo non è un racconto eroico. È un esperimento estremo sulla perversione del cuore umano. Qui assisterai all'omicidio freddo e insensato di bambini, alla brutalizzazione sistematica di donne innocenti, alla crudeltà più viscida esercitata da individui che hanno superato ogni soglia morale immaginabile. E tutto questo avviene per una sola ragione: condurti passo dopo passo verso la loro inevitabile distruzione per mano di una giustizia spietata, cieca e definitiva. Il mondo di Violence Jack nasce da un evento catastrofico. Un impatto asteroidale, il cosiddetto Grande Terremoto del Kanto, trasforma l'intera regione in un inferno desolato, in cui le leggi cessano di esistere, i forti cacciano i deboli e il male prospera senza freni, mentre il bene viene schiacciato e deriso. Ma nel cuore di questo abisso qualcosa si muove. Un angelo di guerra, un emissario di morte, una forza della natura priva di misericordia. Ha dimenticato il proprio nome da tempo, porta con sé un enorme coltello e per questo il mondo lo conosce come Jack. Violence Jack. Ovunque egli appaia è già troppo tardi. La sentenza è stata emessa, la sua giustizia deve compiersi qualunque sia il prezzo e Jack non può smettere di uccidere finché tutto non è stato purificato. Quando e solo quando sentirai di aver sviluppato il coraggio necessario per affrontare Violence Jack, il percorso è tracciato. Si inizia con Harlem Bomber, si prosegue con Evil Town, il capitolo più esplicito e disturbante, e si conclude con Hell's Wind. Ma prima, lascia indietro le tue sensibilità di facciata, scendi dal tuo piedistallo morale e preparati a confrontarti con un mondo dominato da traffici umani, stupri, omicidi e persino cannibalismo. E sii onesto, se ne sei capace. Nulla di ciò che vedrai è davvero irreale, è solo ciò che la nostra epoca preferisce minimizzare, giustificare o ignorare, mentre si indigna selettivamente. Se sei pronto a strapparti di dosso la maschera di una società civile solo in apparenza, se sei pronto a guardare l'abisso senza fingere superiorità, allora sì, benvenuto nel mondo di Violence Jack. Le sue origini, volutamente, non vengono mai chiarite in modo diretto. Jack appare e scompare sempre nel momento esatto in cui il mondo sta crollando, come se fosse evocato dalla crisi stessa. Non ha una storia lineare, non ha un passato raccontato, esiste solo nell'atto della punizione. Il suo scenario è il Kanto, ridotto a un relitto dopo il cosiddetto Grande Terremoto, un sisma apocalittico che spezza la regione dal resto del Giappone e la trasforma in una terra isolata, senza legge né speranza. La società collassa e con essa ogni parvenza di civiltà. I sopravvissuti vengono divisi in due categorie primordiali, i forti e i deboli. I primi comandano, i secondi subiscono.
In breve tempo il territorio diventa dominio di criminali, bande armate e signori della violenza che governano attraverso torture, stupri e massacri sistematici. È in questo inferno che Jack entra in scena, non come eroe, ma come forza correttiva. Le storie, sia nel manga che negli OVA, non seguono una vera continuità. Jack non si evolve, non cambia, non impara, compare solo per annientare il male e proteggere i più deboli dall'annientamento totale. Ma il prezzo è altissimo. Le sue modalità sono brutali e Jack non mostra alcuna preoccupazione per i danni collaterali o per le vite spezzate lungo il cammino. La sua violenza è assoluta. In alcune versioni la sua apparizione è addirittura accompagnata da un presagio inquietante. La presenza di un'aquila dorata, come se la sua venuta fosse un segno, non una scelta. Sebbene venga definito umano, Jack è tutto fuorché tale. Le descrizioni lo ritraggono come una creatura alta fino a 3 metri, con una muscolatura bestiale, zanne da predatore e occhi primordiali che brillano nel buio. Non è semplicemente un uomo armato, è qualcosa che va oltre. E non a caso, ogni OVA racconta un evento isolato, una crisi specifica, un luogo condannato. Violence Jack può essere riassunto così: apparizioni improvvise e distruzione totale dei colpevoli. Nel primo OVA, Harlem Bomber viene mostrata l'origine del disastro. A differenza del manga, qui la catastrofe viene attribuita all'impatto di una cometa che scatena il terremoto e radia al suolo intere città. Nel caos che segue, un uomo noto come Slum King prende il controllo del canto, governando con la forza bruta e il terrore. Quando Jack emerge, lo scontro è inevitabile. Jack massacra i suoi uomini e si dirige verso di lui. Ma una gigantesca onda anomala interrompe il combattimento, separandoli. Slum King allora ingaggia il suo guerriero più potente, Harlem Bomber, per dare la caccia a Jack. Parallelamente, una giovane ragazza viene rapita e spedita in un campo di sfruttamento sessuale. Il suo compagno, Kenichi, chiede aiuto a Jack e riesce a salvarla. Ma la salvezza ha un costo. Durante lo scontro finale con Harlem Bomber, Kenichi muore scaraventato da un elicottero. Jack, invece, sopravvive, sconfigge e uccide il suo avversario. Il primo OVA si chiude così, presentando Jack unicamente come salvatore, senza alcun accenno alle sue origini. Il secondo capitolo, Evil Town, non ha legami diretti con il precedente. Un nuovo terremoto fa sprofondare il canto nel sottosuolo, isolandolo completamente e limitando drasticamente le risorse. La popolazione si divide in 3 settori: il settore A, composto da civili e commercianti, il settore B, dominato da criminali guidati dal colossale Medsaurus e dal suo luogotenente blu, e il settore C, abitato da un gruppo apparentemente pacifico di modelle. La storia mette in scena una guerra per la sopravvivenza, che culmina in uno scontro feroce tra Jack e Medsaurus. Ancora una volta, Jack appare senza spiegazioni, elimina il tiranno e scompare. Nel terzo OVA, Hell's Wind, Jack difende una cittadina chiamata Hopetown da una gang di motociclisti sadici. Una giovane coppia, Jun e Tetsuya, viene catturata e torturata. Tetsuya viene ucciso e Jun violentata. Quando Jack interviene, i colpi d'arma da fuoco non sembrano avere alcun effetto su di lui. La gang fugge, portando con sé la ragazza, ma il finale è già scritto. Jack distrugge i responsabili e salva la comunità. Ancora una volta, il mistero rimane intatto. Tutti questi eventi lasciano il pubblico con una domanda irrisolta. Chi è davvero Jack? E perché appare sempre nel momento esatto del collasso? Le teorie non tardano ad arrivare. Alcuni indizi sembrano collegarlo direttamente a Devilman. Sebbene Nagai abbia inizialmente negato ogni collegamento, la verità emergerà in seguito. Violence Jack è la reincarnazione di Devilman, frammentata in 3 entità distinte: Jack, Child Jack e Female Jack, che, una volta riunite, ricompongono Devilman stesso. Slum King si rivela essere Xenon, antagonista di Devilman, e tutto il mondo di Violence Jack viene reinterpretato come una nuova creazione divina, successiva alla distruzione totale del mondo precedente.
La vera essenza di Jack si manifesta attraverso i suoi poteri. Formalmente umano, egli oltrepassa ogni limite del corpo e della mente umana. Resiste a colpi mortali, proiettili che attraversano corpi comuni lo lasciano indifferente e ogni ferita sembra solo un fastidio passeggero. La sua forza è titanica. Durante lo scontro con Harlem Bomber, solleva un elicottero e lo schianta contro il nemico senza esitazione, trasformando un mezzo in un'arma di distruzione pura. Ogni sua mossa è brutale, diretta, senza alcuna forma di pietà. Coltellate al cranio, fendenti che squarciano il corpo dei criminali, esecuzioni fulminee. Nulla lo fa vacillare. Nemmeno quando viene trafitto a un occhio, Jack mostra un minimo segno di dolore. Il coltello che porta con sé non è semplicemente un'arma, è l'estensione della sua volontà, il simbolo della sua funzione di giudice e carnefice. E mentre la violenza che compie è assoluta, essa ha uno scopo preciso: proteggere chi non ha voce, chi è vittima della crudeltà umana. Jack si erge sempre dalla parte dei deboli, ma il prezzo della salvezza è alto e nessuna pietà lo accompagna nel suo percorso. Questi tre OVA, Harlem Bomber, Evil Town e Hell's Wind, hanno consolidato la leggenda di Jack nel mondo occidentale e giapponese, ma ciò che resta scolpito nella memoria non è la trama, bensì la sua presenza sovrumana e ineluttabile. Le censure, le polemiche e i divieti non hanno fatto che aumentare il mito. Jack è un avvertimento, un simbolo di giustizia che non tollera compromessi. Egli appare improvvisamente dove il male è massimo, dove i colpevoli credono di regnare incontrastati, e scompare altrettanto improvvisamente quando la sua punizione è compiuta, lasciando dietro di sé un silenzio carico di morte. Jack non è un uomo, non è un eroe convenzionale, è un'entità primordiale che incarna la forza del giusto e la punizione senza compromessi. Non conosce paura, dolore o esitazione. Ogni sua azione, ogni colpo, ogni uccisione è un atto che riequilibra un mondo andato completamente in rovina. E mentre il canto rimane devastato, popolato da sopravvissuti disperati e da criminali senza freni, Jack si staglia come la sentenza incarnata, la manifestazione di un'idea antica e primordiale. Quando l'uomo fallisce nel proteggere se stesso, interviene la violenza necessaria, cieca e assoluta. È in questo contesto che il terzo OVA, Hell's Wind, prende forma, mostrando ancora una volta il lato più oscuro del mondo che Jack attraversa. Un mondo dove i deboli non hanno scampo, dove l'orrore e la sopraffazione regnano sovrani e dove Jack diventa l'unica speranza di salvezza, incarnando una giustizia che non conosce limiti né rimorsi. L'ultimo capitolo, Hell's Wind, si concentra su un piccolo rifugio di pace sorto dopo il terremoto, la cittadina di Hopetown. La quiete, tuttavia, è fragile e breve. Una gang di motociclisti, nota come Hell's Wind, invade la città, seminando terrore e violenza tra gli abitanti. La storia si apre con una giovane coppia, Jun e Tetsuya. Vittime dei membri della gang, Tetsuya viene brutalmente ucciso con una motosega, mentre Jun subisce indicibili abusi. Poco dopo, la scena si sposta in una scuola, dove una docente insegna a un gruppo di studenti. Tra loro, un ragazzo di nome Saburo sviluppa un sentimento di ammirazione per l'insegnante. Quando la gang fa irruzione, tentando di aggredire la donna, Saburo interviene con un arco improvvisato, ma è l'arrivo di Jun, armata di frecce incendiarie, a disperdere momentaneamente i criminali. I bikers si ritirano, ma catturano la docente prima che Jun possa salvarla. Ed è a questo punto che appare Jack. La sua comparsa è immediata, devastante. Blocca la fuga della gang, distrugge le motociclette e ignora ogni colpo d'arma da fuoco sparato contro di lui. I criminali tentano di organizzare una difesa, ma sono impotenti di fronte alla sua furia. Jack affronta i nemici uno a uno, respinge un lanciarazzi, abbatte un elicottero con un solo gesto e massacra chiunque si frapponga tra lui e gli innocenti. Ogni colpo è preciso, ogni gesto è crudele quanto necessario. Alla fine, la gang viene completamente annientata.
I sopravvissuti vengono liberati e Jack scompare, lasciando dietro di sé silenzio e devastazione. Solo un'ombra del potere oscuro che li ha dominati resta. Slum King, informato della disfatta, ascolta la notizia con crescente inquietudine. Elswind chiude così la trilogia, sottolineando il ruolo di Jack come giustiziere assoluto, presenza sovrumana che emerge solo dove il male è totale e la speranza sembra svanita. La violenza in queste storie non è gratuita. È strumento di equilibrio, condanna e liberazione, eppure resta viscerale, brutale, impossibile da ignorare. Ogni scena è progettata per scuotere, per sfidare i limiti della sopportazione e non sorprende che queste opere abbiano incontrato censura e polemiche, soprattutto per la rappresentazione di omicidi, torture e abusi sessuali. Violence Jack non è un anime da guardare con leggerezza, è una discesa nel lato più oscuro della natura umana e nello stesso tempo la prova della potenza narrativa di Go Nagai, capace di creare un personaggio e un mondo che colpiscono profondamente lo spettatore, imprimendosi nella memoria come icone indelebili del dolore, della giustizia e della vendetta. Violence Jack non è solo un racconto di brutalità e distruzione. È lo specchio di ciò che l'uomo potrebbe diventare quando la civiltà crolla e ogni maschera di moralità viene spazzata via. Jack, nella sua assoluta inarrestabilità, ci mostra che la giustizia, quando privata di compromessi e filtri sociali, è crudele, istintiva e definitiva. Ci costringe a guardare l'abisso dentro di noi, il desiderio di sopravvivenza, la capacità di infliggere dolore, ma anche il bisogno di proteggere, di ristabilire l'equilibrio laddove regnano il caos e la corruzione. In fondo, Jack è il simbolo di una verità inevitabile. La violenza è parte integrante della natura umana, ma solo chi osa affrontarla senza inganni può sperare di comprenderne il senso, di incanalarla, di trasformarla in una forma di giustizia che, seppur terribile, restituisce equilibrio al mondo. Beyond All.